possibile essere allergici alla carne rossa? E alle confetture di pesche? E che dire dell'intolleranza al lattosio o al lievito? Che cosa esiste e che cosa no? Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. È un po' che non mi faccio vedere perché, come sapete, sono stato più attivo sul secondo canale. Prima dell'inizio di tutto questo macello avevo girato 3 video per il secondo canale, Dario Bressanini Extra, dedicati all'allergia e all'intolleranza alimentare. Uno di questi, dedicato alle allergie alimentari, l'ho pubblicato. Molte persone mi hanno scritto, visto che ovviamente l'hanno visto in pochi essendo sul secondo canale, ma questo secondo me è un video da primo canale, avresti potuto metterlo lì. Poi è successo tutto quello che è successo e quindi gli altri 2 video sono rimasti lì dormienti. A questo punto ho pensato che forse avevano ragione e forse vale la pena di mettere gli altri 2 video qui, dopo che li avrò montati, sul primo canale e quindi rispondere alle varie domande che mi avete fatto in questi anni sulle allergie, sulle intolleranze alimentari e su tutto quello che riguarda le reazioni avverse al cibo. Quindi ho deciso di mettere quei video qui sul primo canale e a questo punto ripubblico anche il primo video, quindi questa è una sorta di pre-introduzione a quel video. Quindi buona visione e nelle prossime settimane monterò e caricherò anche gli altri 2. Non passa serata nella mia pizzeria, sai Dario, senza che un cliente mi chieda una pizza con delle varianti, perché dice di essere intollerante al lattosio, al lievito, al pomodoro, persino all'olio d'oliva. Ma com'è possibile che siano diventati tutti intolleranti a qualcosa? Così si lamentava sconsolato un mio amico pizzaiolo qualche tempo fa. Non ci sono prove scientifiche che esista un'intolleranza al lievito, diciamolo subito, così come quella all'olio d'oliva e a tanti altri cibi. Come mai allora sempre più persone sostengono di essere intolleranti a questo o a quell'alimento? Questo è il primo di una serie di video dove andiamo a esplorare l'argomento allergie e intolleranze alimentari. Una spiegazione del perché ci sono tutte queste persone che credono di essere intolleranti a questo o a quello è di sicuro da ricercare nell'offerta crescente di test diagnostici per diagnosticare intolleranze alimentari anche disponibili in farmacia, che però non sono validati scientificamente o addirittura che si sono dimostrati essere privi di credibilità scientifica e validità clinica. Su questi temi, molto sentiti tra il pubblico, si è sicuramente creata molta confusione. Prima di tutto nella terminologia. Le allergie alimentari, per esempio, e le intolleranze sono spesso confuse, ma sono 2 cose completamente diverse. Vi è poi nel pubblico anche molta confusione per quel che riguarda i metodi per diagnosticarle, specialmente da quando negli ultimi anni si assiste a una crescente offerta di metodi diagnostici senza basi scientifiche. La diffusione di tali metodi è affidata a riviste non scientifiche, internet, influencer, ma anche pubblicità purtroppo all'interno delle farmacie e persino in ambulatori medici. Me l'avete chiesto in tanti, specialmente su Instagram, e quindi oggi vesto i panni del divulgatore per farvi una panoramica dell'argomento, dopo aver selezionato delle pubblicazioni scientifiche affidabili che potete consultare per approfondire da voi il tema, che vi metto come al solito in descrizione. Ovviamente non posso discutere il singolo caso perché non è il mio mestiere, per cui non mi chiedete pareri sul vostro caso particolare e rivolgetevi a un medico. In questi video mi baserò soprattutto su un documento preparato dalle principali società scientifiche italiane di allergologia e di immunologia clinica e condiviso dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Questo ve lo metto poi in descrizione. Il cappello generale è quello delle reazioni avverse agli alimenti. Parliamo di reazione avversa a un alimento quando c'è una manifestazione indesiderata e imprevista conseguente all'assunzione di un cibo. Potrebbe essere diarrea, vomito, gonfiore, prurito, fino a manifestazioni anche più gravi e potenzialmente anche letali. Ora vi mostro una classificazione che attualmente è in uso delle reazioni avverse al cibo, che è condivisa a livello internazionale ed è basata sui meccanismi che scatenano la reazione. Quindi a seconda del tipo di reazione del corpo e del meccanismo scatenante può essere più o meno probabile che la causa sia per esempio un'allergia oppure un'intolleranza oppure altro. Poiché allergie e intolleranze vengono spesso confuse, vediamo le principali differenze. Iniziamo dalle allergie. Un'allergia a un alimento è una reazione avversa del corpo, per esempio un'orticaria, difficoltà a respirare, un rigonfiamento della lingua, arrossamento, fino anche uno shock anafilattico, che coinvolge il nostro sistema immunitario, questo è importante, attraverso degli anticorpi chiamati IgE, immunoglobuline E.
verso una componente di quell'alimento. Di solito è una proteina che il nostro corpo interpreta come una potenziale minaccia perché non la riconosce come propria. Secondo delle stime recenti, l'allergia a qualche alimento interessa il 5% dei bambini di età inferiore ai 3 anni e circa il 4% della popolazione adulta. Tuttavia, sono molte di più le persone che credono di avere una qualche allergia alimentare e si stima attorno al 20%. Non so chi di voi ha mai provato a fare dei test allergologici. Un test diagnostico molto semplice, sensibile e utilizzato in tutto il mondo per una prima diagnosi di allergia è il cosiddetto prick test. Si esegue applicando una goccia di allergene qui sulla cute dell'avambraccio e poi si punge leggermente con una lancetta monouso. Se il test è positivo, nel giro di alcuni minuti, nel punto dove è stato applicato l'allergene e dove è stato punto, compare un ponfo, un piccolo rigonfiamento pruriginoso, simile un po' a una puntura di zanzara. Nel caso di reazione positiva, poi l'allergologo o il medico può procedere con dei test ulteriori esami, come il dosaggio delle IgE, per esempio, per indagare meglio di che cosa si tratta. Molti alimenti comuni sono allergenici: il pesce, i crostacei, la frutta a guscio, le arachidi, il latte vaccino, il grano, le uova e la soia. Il 90% delle allergie sono scatenate da questi cibi. Ma in linea di principio tutti gli alimenti sono in grado di scatenare una reazione allergica in particolari persone. E vi faccio 2 esempi curiosi. Poiché gli allergeni sono proteine e queste, come sapete, possono essere denaturate e distrutte dal calore, potremmo pensare che gli alimenti cotti non possano mai scatenare allergie. Purtroppo non è così. Un caso classico è quello della pesca, il frutto. La pesca contiene una proteina che si chiama profilina, che è un allergene comune nei vegetali che, grazie al cielo, si degrada con la cottura o nello stomaco, quindi può dare una reazione allergica in bocca quando la mangiamo così cruda o nell'esofago. Se la cuociamo non c'è nessun problema, la profilina viene disattivata. Tuttavia la pesca contiene anche altre proteine allergeniche che si chiamano LTP, Lipid Transfer Proteins, cioè proteine per il trasporto lipidico. Queste proteine resistono purtroppo sia al calore sia agli acidi dello stomaco e quindi possono causare una reazione allergica anche grave, anche dopo che abbiamo cotto per tanto tempo la pesca, per esempio per fare una confettura oppure per preparare un succo di frutta. Un'altra allergia, curiosa, non diffusissima, ma che sta, prendendo sempre più piede, è l'allergia alla carne rossa. Esattamente, o meglio, si dovrebbe dire l'allergia alla carne di mammifero. È una reazione del corpo contro uno zucchero, in particolare è il galattosio alfa-1,3-galattosio, comunemente chiamato alfa-gal. Questo è uno zucchero presente nelle cellule di molti mammiferi, tranne i primati e quindi tranne l'uomo. Quindi il sistema immunitario degli allergici, quando incontra questo zucchero, gli scatena contro l'inferno perché pensa di essere attaccato. Questa allergia è stata descritta per la prima volta solo nel 2007 e si sta diffondendo ed è causata, a quanto pare, dal morso in tutto il mondo, dal morso di alcune zecche che trasferiscono nell'uomo questo zucchero, l'alfa-gal, dopo che magari hanno pasteggiato su un altro mammifero, iniettando quindi nel corpo della persona punta questo zucchero, causando quindi poi una reazione del sistema immunitario e da lì in avanti, quando poi questa persona sfortunata si mangerà della carne di mammifero che lo contiene naturalmente, il corpo penserà di essere attaccato e quindi gli scatena addosso il sistema immunitario. Vediamo ora qualche altro cibo allergenico più comune. L'arachide. L'arachide è spesso responsabile di fenomeni allergici anche gravi come lo shock anafilattico. Per quel che riguarda la stabilità e i trattamenti, la bollitura, quindi a 100 gradi, distrugge le proteine responsabili, quindi delle arachidi bollite non dovrebbero più essere di solito allergeniche per le persone allergiche. Però la semplice tostatura no, anche se paradossalmente arriva a temperature più alte. Quindi per esempio il burro di arachidi o la farina di arachidi risultano ancora allergeniche. L'olio invece ha subito dei trattamenti di raffinazione per cui non sono praticamente più presenti delle proteine nell'olio e quindi di solito è tollerato anche dalla maggior parte degli allergici. La soia è un altro alimento allergenico molto importante, è spesso utilizzato nelle formule destinate all'allattamento dei bambini allergici al latte vaccino, però a sua volta è in grado di indurre una sensibilizzazione.
e si stima che il 10-14% dei soggetti allergici al latte vaccino diventi allergico anche alla soia. Anche la soia, come per l'arachide, mantiene le sue caratteristiche allergeniche dopo il trattamento termico, perché le proteine non vengono disattivate. Esattamente come per l'olio di arachidi, invece anche l'olio di soia, non avendo praticamente più proteine, di solito è tollerato dagli allergici alla soia, ma comunque va verificato ovviamente con il medico curante. Il latte, l'allergia al latte è probabilmente la più frequente e più conosciuta allergia alimentare. Latte vaccino si sta parlando ovviamente. La sua elevata prevalenza deriva dal fatto che i neonati che non possono essere allattati al seno vengono alimentati con formule a base di latte vaccino. Il latte contiene due classi di proteine, le caseine e le sieroproteine. C'è una sieroproteina che è la beta-lattoglobulina, che è presente nel latte vaccino e in altri animali, ma non è presente nel latte della donna, e quindi in passato si riteneva che fosse questa la proteina responsabile della reazione allergica in molti bambini e in molte persone. In realtà poi si è capito che anche le caseine sono degli allergeni importanti. In pratica, i soggetti allergici al latte risultano reattivi a più di una proteina. Tra l'altro, la gran parte degli allergici al latte vaccino non è in grado di tollerare nemmeno il latte di altri mammiferi che hanno un latte di una composizione simile, come quello di capra o di pecora, perché le proteine sono molto simili, nonostante alcune pubblicità sostengano il contrario. In realtà, diffidate da questi messaggi pubblicitari. Il latte di specie invece più lontane geneticamente, come quello d'asina, di cavalla o di cammella, sono meno simili. Però una eventuale tolleranza a questi tipi di latte deve essere verificata caso per caso, e ovviamente ancora una volta consultatevi con il vostro medico. È interessante notare che l'allergia al latte, che colpisce dal 2 al 7% dei bambini, normalmente ha un'evoluzione favorevole e entro i 3 anni di vita arriva, la tolleranza. Ci sono poi pesci, crostacei, molluschi, che sono un gruppo enorme e molto differenziato, non è molto studiato. L'allergene più studiato è quello contenuto nel merluzzo, che è una proteina che si chiama parvalbumina o allergene M, e purtroppo questa proteina, che è la responsabile anche dell'allergia che si ha verso il salmone, questa proteina è stabile al calore, per cui anche se noi cuociamo il merluzzo o il salmone o altri pesci possiamo avere una reazione allergica lo stesso. È il caso anche di citare l'allergia all'anisakis. L'anisakis è un verme parassita di alcuni pesci che con la cottura viene ucciso. Ho fatto un video e se volete vi metto qui la scheda. Tante persone hanno mangiato senza saperlo dell'anisakis, del verme, in pesci come il tonno o gli sgombri cotto. Questo però può causare una reazione allergica, perché alcune proteine di questo parassita, anche se è morto, resistono al trattamento termico, alla cottura, e quindi può scatenare una reazione allergica. Per la diagnosi delle allergie alimentari esistono un gran numero di test che sono validati scientificamente, ma anche molti che non hanno alcun valore, e vi rimando per i dettagli, se volete approfondire, a un documento molto completo preparato dal Ministero della Salute che si chiama Allergie alimentari e sicurezza del consumatore. Vi metto come al solito il link in descrizione. È un documento che consiglio a chiunque pensi di avere un problema irrisolto di allergie alimentari, ed è tra l'altro interessante perché oltre agli aspetti puramente medici e scientifici tratta anche tutta la parte di comunicazione. Direi che per questo primo video possiamo finire qui e ci rivediamo con la seconda parte fra un po'. Ciao!